Salusa 7 febbraio 2011. Il vostro risveglio continua a crescere in modo esponenziale, e questo vi garantisce che mai più ritornerete ai metodi del passato. Già la coscienza di massa sta aiutando altri a risvegliarsi, con conseguente migliore comprensione di quanto sta accadendo. Si comincia a capire che vi avviate verso enormi cambiamenti, necessari per portarvi al prossimo stadio d'evoluzione. Così facendo, la messa in opera dei cambiamenti è resa molto più agevole. L'inizio di operazioni, che di tutta evidenza fanno parte del nostro piano, sarà presto palese. Per il momento, continuiamo a guidare i nostri alleati, essendo il loro ruolo molto importante nei preparativi. Al momento il gioco è duro, ma c'era da aspettarselo, perché gli oscuri si aggrappano al loro potere, pur sentendolo sfuggir via. Il tutto sembra un gran pasticcio, ma da esso nasceranno le opportunità per introdurre i miglioramenti, che vi furono promessi. Naturalmente circolano molte versioni su quanto sta per accadere, ed esistono anche numerose fonti di disinformazione che, non soltanto tentano di confondervi, ma anche seminano paura circa il futuro. Vi chiediamo di mantenere la calma e di seguire i suggerimenti della vostra intuizione, ben sapendo che i messaggi portatori di luce non contengono alcuna informazione che possa provocare timori. Restate focalizzati, lasciando che dal vostro cuore sgorghi la luce ovunque siate, ed in tal modo anche altri beneficeranno della vostra presenza. Le emozioni negative servono solo ad alimentare proprio le cose che vi disturbano, allorché la luce le neutralizza. Vi ricordiamo che la battaglia tra le tenebre e la luce si sta svolgendo ad un livello superiore. Le risultanti energie influenzano ogni singolo individuo sulla Terra e, poiché la luce sta aumentando, ne attirate ancor più su di voi. Quanta più luce è ancorata sulla Terra, quanto minore sarà l'eventuale impatto negativo dei cambiamenti su di voi. Chi di voi attinge a fonti diverse, riconosciute come provenienti dalla luce, si sta rendendo conto che in gran parte esse concordano su quanto sta accadendo. Nessuna fonte detiene da sola il diritto alla verità, ma ciascuna ha un diverso livello di interpretazione. Affidatevi a quella che meglio risuona con i vostri sentimenti intimi, ma senza altro seguite neanche altre, che potrebbero darvi una comprensione supplementare. Alcune persone sono talmente arroccate nelle loro posizioni da trovare molto difficile progredire, ma col tempo, dovranno trovare verità ancor più grandi, tramite le loro esperienze. In verità, ogni anima, alla fine, troverà il vero percorso, e capirà che esso inizia interiormente. Nel restante periodo, che precede l'ascensione, ogni anima avrà l'opportunità di trovare l'illuminazione, perché infallibili fonti di verità si faranno avanti pubblicamente. I maestri saranno riconosciuti ed accettati per quel che sono, avendo già da molti secoli guidato l'umanità furori dall'era delle tenebre. Anche la vostra storia, fin da migliaia d'anni or sono, deve essere riletta, perché quanto tramandato ha poco a che fare con la verità. Dovete capire come, per millenni, foste ingannati, schiavizzati e controllati. In tal modo, le vostre esperienze saranno utili per mettervi in grado di aiutare altre civiltà nel loro percorso attraverso la dualità. Il vostro ciclo di dualità nella presente dimensione sta per terminare, ma essa tuttora esiste in altri universi. Grazie alle vostre esperienze terrestri, alcuni di voi cercheranno le opportunità di aiutare gli altri, così come numerosi esseri molto progrediti hanno aiutato l'umanità. Esistono resoconti non scritti di come siete stati sempre accompagnati dalle vostre guide, venute a soccorrervi nel momento di bisogno. Pochissimi di voi possono affermare di non averla mai, ad un dato momento, scampata bella, se minacciati da un pericolo. Credeteci, carissimi, la fortuna non c'entra affatto, ma nel retroscena qualcuno è intervenuto a vostro favore. Tutto dipende dalle esperienze di vita da voi stessi programmate e, sebbene dei problemi possano sorgere con l'esercizio del libero arbitrio, vi accordaste per permettere alle vostre guide di intercedere a vostro favore.
Potrebbe capitarvi di voler cambiare il vostro destino, ma anche potendolo fare, dovete sempre ritornare al vostro progetto di vita. Spesso ci sono parecchie anime implicate in mutui rapporti ed è importante che a tutte sia consentito di adempiere i reciproci impegni. Alla fine di ogni ciclo simile a quello che voi state ora attraversando, qualunque karma restante deve essere saldato. Di conseguenza, è possibile che dobbiate attraversare una prova dopo l'altra in rapida successione. Accettate, quindi, questa situazione perché è tutta nel vostro interesse e, una volta liberati, mai più dovrete ripassarci. La vita è tutta una lezione, ma non priva di piaceri, che possono derivare da passate esperienze. Prendete quel che vi viene servito perché, nel programmare la vostra esistenza, sapevate di aver la capacità per riuscire, anche a costo di superare prove molto dure. Fin quando restate nella dualità, la vita non è certo un letto di rose, ma una volta raggiunti i regni superiori, vi aspetta un'esistenza beata e appagante. Troverete una pace che supera la vostra attuale comprensione e niente turberà la vostra gioia e felicità. Incontrerete altri esseri, anch'essi ascesi, e godrete della reciproca presenza in perfetta comunione nell'amore e nella luce. Se pensate al futuro, che vi attende, qualsiasi esperienza presente diventa insignificante, trattandosi unicamente di liberarvi di quanto non vi serve più. È necessario che ne facciate parte avendo voi stessi contribuito a creare quanto ora esistente, e che ora spetta a voi trasmutare in luce. Non preoccupatevi pensando che sia un compito troppo grande perché, pur dovendo adempierlo, sarete sempre molto aiutati. Come ormai sapete, la Federazione Galattica, ora qui presente, fa parte di tale aiuto, ed altrettanto fa nei confronti di Madre Terra. Il compito di disinquinare la Terra è immenso e non potreste assolverlo da soli nel poco tempo restante. Non vi è quindi alcun motivo di abbattersi per quanto sta avvenendo attorno a voi, essendo questo il risultato delle basse vibrazioni che secoli di negatività hanno introdotto sulla Terra. Tutto può essere risanato molto rapidamente, ma non possiamo operare a fondo come vorremmo prima di arrivare da voi apertamente. Io sono il Siriano Salusa e vi ricordo che abbiamo una data limite per quanto riguarda l'annunzio della nostra presenza sulla Terra. Tale data si avvicina ogni giorno di più, pertanto, le vostre frustrazioni non dureranno a lungo e poi inizieremo un rapporto di amicizia per una causa comune. Grazie, Salusa. Mike Quinsey. Costanza 2003